Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi terza lezione o quarta, non lo so, ho perso il conto, di Sutage. Vi farò il tutorial di questo orecchino che in realtà è semplicemente un modulo base con qualche piccolo dettaglio in realtà che è stato montato di traverso, aggiunta di goccia e qualche cristallino, colori decisamente particolari, ma alla fine mi piacciono tantissimo. Lo sapete, io mi piace osare e quindi ho osato. Ora ve lo mostro da vicino, eccolo qui, ve lo mostro da vicino. Come vedete è un modulo base, solo che ho messo da un lato un mezzo cristallo e dall'altro una rocaille. Poi ho decorato con questi mezzo cristallo e rocaille 11 e servono pochissimi materiali e da un risultato, mettendolo un poco storto così di traverso, dà un effetto finale molto carino. Mi raccomando, per chi ha le prime armi, utilizzate piattine sempre insomma rigide, non le comprate in merceria quelle economiche. Questo Rivoli è da 14, la goccia l'ho presa da, non mi ricordo, forse da Semplici Bijou, però potrei sbagliarmi, non me lo ricordo semplicemente. Vabbè, chiudiamo. Niente, è carino. Io poi ho scelto dei colori che adoro, tra il senape, il color cedro, insomma io adoro questi colori. E niente, spero che il modulino vi piaccia. Per chi ha le prime armi, mi raccomando, utilizzate delle piattine di buona qualità, andatevi a guardare gli altri video, eventualmente di lezione base, per capire quali piattine scegliere, quali no. Io questo l'ho cucito col filo Miyuki, le piattine sono una di Bead Perles e l'altra invece, quelle laminate, sono di Filincanto. Mi raccomando, sempre per chi ha le prime armi, partite con i moduli base con poche piattine, non fate moduli con 4-5 piattine perché sennò vi incartate. Spero che il tutorial, video, lezioni vi piaccia. Non vado di corsa oggi, di più. Spero che la messa a fuoco sia più decente e se vi è piaciuto questo video condividetelo con le amiche, lasciatemi un like se vi fa piacere e buona creatività. Ciao! Allora, ci ho messo un po' di tempo per realizzare questo video, altro video lezione Sutage, modulo base, questa volta con un Rivoli, colori un po' strani. Allora, in questo caso io utilizzo 4 pezzetti di piattina, ognuno di 12 cm, il Rivoli è da 14, scusate la colla, ho tagliato come sempre i pezzettini ed ho messo un po' di Azulit, Rivoli da 14, goccia, poi vedremo strada facendo quello che ne verrà fuori, colori un po' strani, piattina Filincanto, questa è una delle nuove colorazioni e questa invece è di Bead Perles Ombre Gallego, vabbè, questa insomma, e questa giallina, senape, così. Ho già, come vedete, messo la Beading Foundation, ago io uso la Tulip, filo oro Miyuki, perché tanto nel giro esterno ci sarà questa piattina che, come vedete, ha questo laminato oro e direi che siamo ok. Ringrazio la persona che mi ha dato suggerimento per la messa a fuoco, vediamo se funziona. Grazie Needle,
sai che mi sto riferendo a te. Non mi ricordo il nome, il suo canale è Needle, poi andrò a vedere. Come sempre, questo ovviamente è il mio metodo, quello che io intendo proporvi, perché avrei potuto dire mettete la colla attorno al rivoli o vicino alla piattina, accostate, tenete un pochino fermo e poi cominciate a cucire. O ancora mettete la piattina accanto al rivoli, mettete la colla sul retro, aspettate e poi cominciate a cucire. Noi cerchiamo di fare insieme questa operazione senza l'ausilio della colla. Ovviamente trovate il dritto e il rovescio della piattina, l'ho spiegato ampiamente nel primo o il secondo video lezione base, ora non ricordo. E procediamo. Piattina, centriamo il lavoro, giro e comincio semplicemente a cucire in questo modo. Cucio per semplicità una piattina alla volta. Non mi preoccupo dell'ampiezza dei punti perché ovviamente ci andranno su altre piattine, quindi procedo semplicemente in questo modo, cucendo da un lato e dall'altro. Come al solito cucio tutto intorno, centrando le piattine. Vedete? Ok, ora ritorno giù e unisco al centro. Mi sa che questa storia del focus non è proprio il massimo, però vabbè, ci siamo quasi. Allora, ci spostiamo al centro, cerchiamo di fare questa operazione. Ovviamente ogni tanto giriamo e guardiamo che il lavoro davanti sia stato cucito bene. Semplicemente con le dita accostiamo, centriamo le due piattine e procediamo così, in questo modo. Come vedete le piattine sono ben accostate a rivoli, poi qui al centro successivamente ci si può sempre mettere qualche rocaille se all'inizio diciamo questa parte qui non vi verrà proprio precisa, è normalissimo, però cucendo la prima piattina da solo e poi aggiungendo le altre, questa apertura qua sicuramente vi verrà meglio, poi mi direte voi se ho ragione oppure no. Poi procediamo prendendo le altre piattine, mettetele tutte insieme, trovate il dritto e il rovescio, mettetele tutte dallo stesso verso e procediamo. Io vi consiglio sempre di partire dal centro, perché la parte dal centro qui, non dove si uniscono le piattine ma dal lato opposto, perché questa parte qui è quella dove poi andremo a lavorare per ultimo e fare i ricciolini, ed è sempre un po' più, come dire, laboriosa, quindi vi consiglio di portarvi qui al centro e prendete le vostre belle piattine, trovate il centro e con l'ago andate al centro delle tre piattine,
centratele tutte e tre. Spero di fare io un buon lavoro perché sono piattine di spessori diversi. Ci proviamo, insomma. Allora, tiriamo. Mi raccomando, in questa operazione guardate il dritto. Questo è il dritto delle mie piattine. Controllo, ok, e semplicemente procedo così. Una volta che ho controllato che il verso delle piattine sia tutto lo stesso, vado sul retro. Per consiglio, all'inizio, quando fate i moduli base, cominciate con 2, massimo 3 piattine, altrimenti andate in affanno. Centrate le 3 piattine e cucite. È sempre così, ragazze. Diciamo che detta sembra una cosa molto facile. La difficoltà è imparare a cucire bene, a tenere bene in mano i moduli e le piattine e centrare tutto il lavoro. Procedo così, centro le piattine e vado. Tirate sempre con calma per evitare di tirarvi dietro tutto il resto, e questa volta cerco di fare puntini piccoli sull'esterno perché ovviamente questa è la parte che si vedrà, quindi cerchiamo di essere precise. Non tirate tanto, non serve tirare perché questo tirare fa venire poi i bozzetti sulla lavorazione, quindi non tirate. Procediamo in avanti ed andiamo così, accostate tutte le piattine e cucite così e procedete. È inutile farvi vedere tutti i punti, ne facciamo un altro insieme, altrimenti sarà un video di un'ora a far sempre la stessa cosa. No, un'ora, modulino base non ci mettete un'ora. Quindi ricordate, per i vostri primi esperimenti utilizzate all'inizio un paio di piattine, non di più. Ecco qua, vi mostro, ecco, qui si vede un puntino. Qui l'ho fatto talmente piccolo che non si vede, eccone un altro, così procedete da un lato e dall'altro. E si cuce, e si cuce. Cucite, cucite. Si va avanti, avanti e avanti. Siamo arrivati alla fine. Punto di congiunzione qui al centro e come avete visto ho cucito in questo modo. Faccio un altro puntino, mi sposto in trasversale e rientro. Poi ovviamente devo andare dall'altro lato. Accosto con le mani, tengo un po' con il dito e procedo così. Aia, mi sono beccata. Ecco, quando fate questa operazione non vi cucite anche il dito che serve di supporto e non da decoro. Ok, andate sul davanti, come vedete qui devo stringere ancora un pochino, quindi esco e a questo punto comincio a cucire qualche punto in questo modo. Accosto, appiattisco, accosto e vado così
e cucio fino a che il risultato finale, mi spunto qui, cucio finché il risultato finale, tengo così le piattine e vado e centro tutte quante le piattine. Ovviamente l'ago è storto, non mi facilita questa operazione, però vedete, sono entrata al centro e fuoriesco al centro. E niente, abbiamo fatto l'incastonatura del Rivoli. Anche se le piattine erano uno spessore diverso, sono riuscita a, bene o male, a pareggiare. Voi all'inizio utilizzate tutte piattine dello stesso, ovviamente, spessore. E poi io adesso andrò a fare il ricciolino da un lato e dall'altro senza inserire nulla, perché non so, insomma, non mi va, e non so, penso che la metterò così questa goccina, sì, quindi chiudo qui e chiudo qui, come faccio sempre. Ci ho pensato su, farò modulo base, non cambia granché, però da un lato metterò un cristallino di questi 3x4 e dall'altro nulla. Quindi parto prima con il chiudere il lato dove non c'è nulla, sempre stesso metodo, sono uscita al centro e comincio a cucire dando la forma di una curva. Visto che non c'è nulla da mettere all'interno, la curva sarà molto stretta, quindi io procedo così, do giusto qualche puntino, ma veramente un paio, e poi accosto con le mani. Poi successivamente, se ci va, qui mettiamo una rocaille. Mi porto, vedete, io sono qui, continuo a cucire in questo modo, tenendo tutto con le mani. Su Tace è una questione di manualità. Questi lavori ce li dobbiamo girare e rigirare tra le mani, in un modo o in un altro. Ecco qua. Ricontrolliamo, appiattiamo, dobbiamo fare sempre questa operazione, osserviamo il davanti, poi lo giriamo e così, e un continuo cucire, guardare, appiattire. Sembrano, chi mi guarda, chi guarderà questo video, operazioni complicate, però poi in realtà quando ci si fa la mano non ci si pensa più, ma viene in automatico. Ecco qui, quindi avete visto, ho cucito tutto, sono arrivato qui e quindi sono dietro all'elemento base e cucio così proprio tutte insieme le piattine, così saranno saldate tra di loro e non faranno altri movimenti. E poi devo ovviamente fissarlo alla parte davanti, quindi in questo modo, vedete, spunto così, mi sono portata dietro tutte le piattine, anche questo capita, specie con il telefonino davanti. Ecco qua, abbiamo sistemato e rientro in questo modo. Poi nell'altro senso.
sempre centrando, centro piattina qui, centro della piattina che abbiamo dall'altro lato. Quindi ho cucito in questo modo e bello l'ago, ed in quest'altro modo, perché mi rendo conto che se io muovo le mani voi non riuscite a guardare tutto, vedete? Puntini microscopici, vedete che fermo, dopodiché vado davanti e dietro un paio di volte in questo modo. Procedete ancora, io dopo fisserò poi il tutto e qui metterò dopo una piccola rocaille. Andiamo dall'altro lato a inserire invece il cristallino. Taglio queste piattine in eccesso perché quando faccio il modulo base le piattine qui danno fastidio, quindi taglio, dopo mettere un po' di colla, procedo così, esco in questo modo e chiudo, cucio e giro attorno con le piattine. Se avete difficoltà, ricordo sempre, cominciate con 2 piattine e non con tante come ho fatto io in questo caso, non con 4 decisamente. Ok, e rientriamo, sistemiamo le piattine e riandiamo. Poi darò qualche altro puntino qui e qui vado semplicemente a chiudere in questo modo come ho fatto semplicemente da quest'altro lato. Modulino base con piccola variante terminato. Vi metterò poi qualche foto dell'orecchino finito. Ora spunto qui al centro, metto una rocaille qui e una rocaille lì. Ok, ora andrò ad inserire un'altra piattina vicino al mio modulino base. Sì, voglio procedere così. Vado a cucire un'altra piattina su questo lato.
e deciderò più o meno come posizionarlo. Come vedete non prendo proprio tutte quante le piattine, ma cerco di prenderne almeno un paio per agganciarmi. Sempre centro centro, ve lo mostro così velocemente. Così. E chiudo, puntino, taglio, puntina di colla. Azulet per non far sfilacciare. Ed ora tra tutte le varie ipotesi, prima avevo pensato di farlo così, poi avevo pensato così, poi alla fine ho deciso che lo farò così. Quindi metterò qui la monachella e qui qualche cipollotto. Sono tutti decori semplicissimi che però fanno di un modulo base un qualcosa di più particolare. Ve lo mostro finito. Quindi comincio con mettere 2 rocaille. Ho deciso di inserire una semplice monachella. Utilizzate, io nel mio caso utilizzo, perché le ho qui già sul tavolo, 4 rocaille 11/0. Voi ovviamente potete utilizzare anche delle 15, insomma potete fare un po' come preferite. Ecco qua. Ovviamente, vedete, dovete centrare cappio, cipollotto e goccia sotto. Mi raccomando, passate un paio di volte. Guardiamo dal retro per inserire la goccia, quindi centriamo rocaille, questo, e andiamo dritte, entriamo in qualche piattina, io ne prendo 3, entriamo ed usciamo un paio di volte, insomma fissiamo bene questo punto. Una volta che avete insomma fissato bene il punto, riusciamo ed andiamo a inserire la goccia. Metto una rocaille, metto questa goccia di un colore fantastico che io amo. Voi sapete che adoro tutti i colori, terracotta, senape, così. Questo è un colore inusuale, però insomma può andare. Inserita anche una coppetta per rendere il tutto più prezioso, rientro nuovamente in tutto l'ambaradam, scusate, rientro di nuovo nella goccia, rientro nella rocaille e rientro delicatamente senza portarci dietro. Ok, ok. Controllate che sia ovviamente tutto centrato e fate questo passaggio un paio di volte. Ok, ho fatto anche questi piccoli decorini. Ora metto perno o monachella e ve lo mostro velocemente indossato.